E benvenuti in questo nuovo video. Siamo all'indomani di Udinese-Venezia, finita purtroppo 3-2. Purtroppo siamo qua ogni settimana a commentare una sconfitta, è sempre più dura, ma come vedrete comunque i commenti sono su questa linea qua di pensiero alla Sì, fine. Ho letto tanta amarezza perché comunque i risultati non arrivano, ma al di là di quello, dei risultati, soprattutto negli scontri per la salvezza, vedo tanta anche rabbia nei confronti della società. Sono tornati tanti commenti sull'allenatore che ultimamente si vedevano un po' meno, adesso cominciano a tornare un po' di remore che la gente aveva serbato dentro di sé perché comunque la situazione di classifica è quella che è, i risultati non sono tanto meglio e quindi ci sta anche, no? La situazione è un po' così, il calciomercato è andato come sapete tutti, le ultime ore comunque, ma questo già prima della partita onestamente, poi un palo era in partenza per mm, Palermo, alla fine non è stato neanche convocato, doveva essere convocato, però alla fine la trattativa si è sbloccata così a ridosso della partita, sì. si è chiusa a ridosso della partita e quindi è andata così. Sta arrivando Daniel Fila che sarà il sostituto praticamente di Poyampalo, classe 2002, arriva dallo Slavia Praga. Sarà tutto da vedere, tutto da valutare, magari ci faremo un video apposito di analisi, cosa che ho già fatto per gli altri acquisti di questa sessione di calciomercato, quindi se volete andatevelo a recuperare. Quindi direi di andare direttamente a leggere i vostri commenti, quello che avete scritto e poi commentiamo insieme. Francesco Pinna scrive: situazione cade il paradossale, da tifoso finché la matematica non ci condanna, ci spero sempre nella salvezza. Da realista purtroppo dobbiamo renderci conto che la qualità è scarsa analizzando i singoli. Yeboah miglior prova da quando è qui, ma comunque troppo fumoso. Oristano e Zerbin impalpabili, Joronen stendiamo un velo pietoso, Apsa in perenne difficoltà perché è fisicamente piccolo, però l'alternativa è Carboni, aiuto. Scintiene secondo me è improponibile, Kike Perez sembrerebbe avere buoni colpi, Busio è l'ombra di se stesso, Bjarkason dovrebbe giocare di più, i migliori di ieri in Culussi Caviglia e Ellerson, sempre Forza Venezia. Fate un po' analisi sui singoli, giustamente parliamo un po' della partita all'inizio almeno, poi arriviamo a parlare di società e calciomercato perché giustamente tanti vi siete fossilizzati su quello, Mm, ma ci sta benissimo. Primo tempo è orribile, da tifoso esterno mi sarei addormentato onestamente, bisogna essere onesti, ma da una sì. parte all'altra è male sia Udinese che Venezia. Secondo tempo siamo ripartiti male. Secondo tempo come siamo scesi in campo? Cioè, Siamo sbattuti? un po' meglio in realtà in attacco, secondo me, rispetto alle scorse partite, perché ho visto un po' più di passaggi fatti tra gli attaccanti, fatti bene. Però comunque anche Yeboah è stato il migliore ieri, ha fatto la partita migliore dell'anno probabilmente. Ecco, Un po' meno Ristagno, che sì. non so, ieri era invisibile praticamente. O aveva troppa gente che ovviamente lo prestano sempre almeno in 2-3, quindi essendo lui piccolo e soprattutto ieri l'Udinese aveva giocatori tutti grossi, alti, ieri non ha potuto Fisicati. fare granché. Ma sai cosa? Anche secondo me alla fine poi Ampalo, no? Che ne abbiamo parlato anche noi tanto di mancanza di intesa tra poi Ampalo e Ristagno. Però magari poi Ampalo vuoi che in questo modulo c'entrasse poco per come lo voleva, per le cose che vuole dalla sua punta di Francesco. Però comunque gli portava via almeno un uomo, Mm, perché poi Ampalo è il punto di riferimento centrale e comunque la difesa sta lì. Per come eravamo disposti ieri in attacco, non avevi la punta chiaramente, no? Erano due falsi 9 e così, cioè, comunque la marcatura è su di te. Con poi un palo, uno te lo toglieva via, almeno mm, uno. sì, La difesa comunque attenzionava la punta. Ieri non c'era la punta e quindi attenzionava te. Eri più attenzionato di altre volte, è paradossalmente. vero. Quello è Ieri un po' il poi discorso. non abbiamo neanche giocato con un attaccante vero e proprio, abbiamo giocato con due falsi nuovi praticamente e è stata una partita diversa rispetto alle altre perché non c'era la punta, è entrata dopo Gitker, però comunque per la maggior parte della partita non c'era una punta e non sono comunque riusciti a fare granché, come sempre. Infatti non sono troppo d'accordo perché ho visto, sarà anche perché comunque non hanno giocato tante partite insieme, ho visto un po' di Mm, mancanza d'intesa tra Orestagno e Yeboah. Non li ho sì, visti troppo bene insieme. Ho visto, a parte che vabbè, Orestagno ieri male, c'era comunque, giustamente come hai detto lui, impalpabile. Yeboah bene, si è fatto la miglior partita fino a qua, sono d'accordo. Dinamico, vivo più che altro rispetto ad altri magari. E sì, effettivamente tipo Kike Perez è entrato bene,
ci sarà utilissimo e per me non puoi non schierarlo. Cioè non può Mm. entrare a parte in corso. Ci sta perché vabbè, era la prima partita, appena arrivato, ci sta che stavolta sia entrato così, però dalle prossime volte deve Sì, giocare. titolare anche È uno che lui. tipo ha troppa qualità a Sì, centrocampo, si vede. nei tocchi, ma anche nell'angolo che porta il gol. Quindi credo Molto gli abbiano bello. dato assist. Non sono sicuro perché poi sul secondo gol che abbiamo fatto è successo di tutto in area. Però non so, effettivamente potrebbe essere assist. Comunque, grande prestazione, cioè ti dà quel tocco in più, quella qualità in Sì, mezzo al centrocampo che ci ti vuole. serve. Anche offensivamente può rendere di più. Ho fatto l'analisi su di lui, effettivamente è un giocatore che offensivamente ti può veramente aiutare con inserimenti, ultimo passaggio e tutta quella roba lì. Mm. Quindi sì, sì, è utilissimo e Nicolas Cavilla-Ellerson effettivamente sì. Tra i migliori in campo insieme a Yeboah, Nicolas Caviglia fa un golasso, cioè clamoroso, non ne abbiamo neanche Come parlato, ma sempre. perché purtroppo il risultato è quello, quindi ci viene un po' a tutti la depressione, quindi non si parla delle cose belle che abbiamo visto. E Ellerson sì, nota lieta fino a un certo punto perché poi sai che Eh, è un giocatore che avrai amaro. fino a giugno Sì. e poi se ne andrà. Sulla matematica che non ci condanna ancora, cioè è praticamente fatta secondo me, perché o adesso le vinciamo almeno una sì e una no, o le pareggiamo tutte, ma è impossibile, nonostante, cioè non abbiamo un portiere ora e probabilmente non arriverà perché manca un giorno. Quindi la vedo veramente dura la salvezza, io sinceramente ormai. Sì, no, è giusto sperare fino all'ultimo, secondo me, finché la Ovvio. matematica non ti condanna, però è dura. L'unica roba che mi tiene un po' vivo è che il Parma è a 20, quindi è ancora lì, però è pur sempre la terz'ultima, tu devi guardare la Eh, quart'ultima, è a 21. Finché i punti sono quelli va bene, però devi cominciare a fare punti tu, infatti. soprattutto in questi match. Non è che possiamo sperare che le altre facciano male e magari alle ultime due partite le vinciamo e le altre vanno comunque male, ma cioè, è impossibile in ogni caso. Devi fare tu bene per primo e poi guardare le altre in caso, però se tu non fai bene è impossibile. Cioè la squadra deve essere il più quadrata possibile fino a fine anno, con un'identità o con un'altra. Comunque dobbiamo un attimo rialzare la testa subito perché non c'è tempo e i match che arrivano sono comunque difficili. Il primis quello che arriverà contro la Roma. Andiamo avanti con la lettura dei commenti. Francesco Bertacco ha scritto: Grazie all'allenatore scelto il Venezia verrà smembrato definitivamente. Possono completare il lavoro vendendo qualsiasi cosa abbia valore e tornare in B. Denise scrive: Sconfitta meritatissima per una società che nel mese decisivo del campionato ha deliberatamente devastato il gruppo, mettendo tutti i giocatori in svendita, conquistandosi con un netto anticipo la retrocessione. L'unica speranza è trovare un acquirente che abbia voglia di investire sul progetto sportivo, altrimenti tutti a capelunghe. Effettivamente c'è tanta rabbia nei confronti della società per come ha gestito anche in primis la situazione poi Ampalo, comunque anche lì confusionaria perché comunque doveva partire. Già il fatto che doveva essere con tutti i tifosi comunque che hanno protestato, nel senso che di dire non va proprio venduto, non è che la trattativa deve sbloccarsi così, dobbiamo avere una punta prima. La gente Infatti. non voleva che se ne andasse, No, parliamoci chiaro. esatto, i tifosi non sono stati ascoltati, ma come sempre alla fine, cioè, non è che si mettono ad ascoltare i tifosi, Ma questo succede in purtroppo, tutte le società, dai. esatto. Ah, Quindi puoi fare una protesta finché vuoi, però ormai si sa che in questi anni, cioè, non contano troppo la decisione dei tifosi. E effettivamente anche ieri abbiamo sentito allo stadio che hanno fatto una piccola protesta, la Sì, curva, Niederauer devi vendere, vattene, sì. esatto. Riprendendo il coro della curva sud del Milan, sì, sì, sì. E quindi cominciamo un po' a sentire questa voglia di cambiamento della società. Ma più che altro è anche un mercato, al di là anche di Palo, ma anche come è stato gestito tipo la situazione tipo Ellerson, Altare, Altare, ma anche un Andersen che ci stiamo anche, rivendicando tutti è comunque. vero. Ok che tu li hai rimpiazzato, tipo Andersen, ok, l'hai Sì, rimpiazzato, d'accordo, va benissimo. Altare, sì, ma vediamo, cioè, Candé per ora, eh, capito. Sì, Marcandali, vediamo come sarà, però mandare via così Altare, tra l'altro neanche incassandoci, io non lo, è una
gestione che non ho capito. Comunque mandi via un italiano, già comunque in squadra non abbiamo neanche troppi italiani. Esperienza L'esperienza che è qua da 2 anni ormai, che ha fatto tanto anche l'anno scorso. in Serie A, ma lui tra l'altro era in Poi, Serie A anche prima di noi, sì, quindi è che vero. arrivassimo, cioè, E comunque aveva anche un bel carattere, era probabilmente anche in cazzuto. spogliatoio, era bello, Sì, poteva sì, caricare la squadra. motivante. Esatto. Leader, è vero, sì, sicuramente perdiamo un leader, per forza. Ma infatti per quello dico, non è solo un rimpiazzare, devi anche vedere come rimpiazzi, devi vedere anche il carattere di chi vai a prendere. Non so, bisogna vedere troppi aspetti, bisogna vedere Sì. lo stesso Candé che sì, anche nel secondo gol insieme a Iorone fanno un casino sul secondo gol che Sì. prendiamo, però al di là di quello la lamentela è più che altro su una gestione misteriosa della situazione di calciomercato, secondo me non è, è stata una gestione chiara di questa sessione, una sessione piena di robe, quando a Sì. gennaio dovresti, io pensavo più che altro non tanto vendere, No, ma infatti. acquisire magari non a titolo definitivo, ma in prestito, invece Sono arrivati tutti comprati praticamente, pochi prestiti. Hai pochi sì. venduto un sacco di giocatori a gennaio, quando stai per retrocedere praticamente, e è una situazione abbastanza brutta perché dovresti consolidare una squadra per riuscire a salvarla. Invece sembra che, come hai detto tu l'altra Hai fatto volta, una mini rivoluzione in realtà. sì, una rivoluzione per andare in Serie B sembra. Però, Non, cioè, non per andare in Serie B, magari anche per non provarci, perché secondo me comunque a centrocampo si è messi bene, alla fine con l'acquisto che hai fatto, cioè hai alzato il tasso tecnico tipo con un Quique Perez, ma è una rivoluzione rischiosa, sicuramente, perché comunque hai venduto la punta, adesso bisogna vedere quello che arriva, sembra promettente tutto, ma appunto è un sembra. viene In da un altro difesa bisogna campionato. vedere. Sì. Non lo so, cioè è una rivoluzione che è cominciata a gennaio, bisogna capirne i motivi, tutto lì. Scrivete voi qua sotto cosa ne pensate di questa situazione, perché secondo me la risposta giusta non c'è, non possiamo darla noi, magari neanche voi, però proviamo a ragionarci insieme, magari ci arriviamo piano piano. Sette Ode scrive, già la squadra ha i suoi limiti, poi con Iorone e Candela che sono fuori di testa, puoi mettere anche Padre Eterno in panchina e retrocedi comunque a meno che non prendi qualche jolly sul mercato in attacco ti importa. Giochi anche senza punte, c'è da onorare la stagione e preparare la squadra per la Serie B. Ovviamente senza Nicolussi, Oristani, Stankovic, Izes e Zarbina che troveranno facilmente altre squadre in Serie A. E questa è un po' la mia paura più grossa, Mm. perché tu, per carità, cioè, la squadra si sostiene sempre, e però molti fanno il ragionamento, ma l'ho fatto anch'io un po' a dire, ma questa squadra però retrocede in Serie B, cazzo la squadra è buona, l'allenatore comunque secondo me in Serie B può anche far bene paradossalmente perché possiamo anche dominare così con questa squadra, ma non avrai mai questa squadra, è quello che poi ho pensato. Come fai ad avere Impossibile. questa squadra in Serie B? Come fai a convincere giocatori tipo Ristani, Stankovic, Izes, ma anche lo Zerbin. stesso Zerbin, però quello vediamo, a rimanere in Serie B? È impossibile anche perché avranno un mercato in Serie A per forza, Sì. almeno tra quelle di bassa classifica, ma non solo, anche perché sono giocatori veramente di valore. Capito? Tu a quel punto lì andrai sicuramente a incassare bene, anche un Nicolussi, da questi giocatori perché li avrai valorizzati e li stai valorizzando, Sì. questo bisogna dirlo assolutamente, quindi bravi. Però poi ti incasserai tanti soldi, ma poi come vai a reinvestirli? Bisogna vedere, cioè, bisogna vedere quanta fiducia si ha in Antonelli, perché sul mercato io gliene do, perché comunque ha sempre fatto acquisti buoni, ha sempre con Mm. testa, con un occhio al portafoglio, ma anche con un occhio al campo, quindi su quello mi sembra che abbia molta competenza. Ecco. È lì la questione. Ci si fida o no di Antonelli nel ricostruire la squadra l'anno prossimo? Perché sappiate che questi presumibilmente, se finiamo in Serie B, perché finché la Mm. matematica non ci condanna, dicevamo, questi qua non ci saranno, Infatti, 99%. questa è la conferma che comunque come squadra abbiamo almeno 4 giocatori di valore che possono giocare benissimo in Serie A, però poi purtroppo ci sono capitati quei 2 giocatori, tipo come scrive Sette Ode, Iorone e Candela, che ci hanno un po' Ah beh, quello. tagliato le gambe, perché anche Iorone, comunque ci dimentichiamo che all'inizio ha fatto un po' di papere, anche lui. Non so in quanti si dimenticano, E, infatti, impossibile. quindi anche là probabilmente abbiamo perso un paio di punti. Poi Candela, vabbè, non lo ripeto più perché veramente. No, basta. Iorone anche ieri che ha sbagliato un po'. Quindi abbiamo quei giocatori qualitativi, forti più o meno,
e quei due che ci hanno un po', non so, tolto un paio di punti. Un paio, tanti, Sì, tanti punti. Diciamo che è un po' disequilibrata la questione perché due ti hanno veramente fatto un casino. Perché è sì, brutto prendersi con loro, anche perché erano due giocatori che l'anno scorso mai sarei arrivato a pensare di starne discutendo adesso in questi toni. Cioè, erano due giocatori. Ioronen poi ancora meglio di Candela, nel senso che era ma straffidabile e tutto. sì, Madonna. Candela comunque, ok, cioè, Sì, no, correva era un inserito sacco, faceva... perfettamente nel modulo di Sì, Vanoli, quindi esatto, forse è anche quello, lui deve giocare come Poyampalo con un modulo come Vanoli, con Vanoli, lui può giocare solo con, con Vanoli. con un allenatore alla Vanoli, Esatto, quello almeno. È un fatto che questi due giocatori, guardando i dati, ci avranno tolto veramente tanti tanti punti. Al di là dei nostri demeriti di squadra, cioè, ovvio che poi non vado a prenderla solo con lui o con loro in questo caso e vado a dire no, senza di loro saremmo a metà classifica, però un po' più sopra sì, perché evidentemente sono andati a togliere punti con tutti gli errori in fila che hanno fatto. Mm. Come fai a smentire una frase, cioè un fatto del genere? Il Taglia ha scritto: Ci siamo liberati di Candela e ci delizia Ironen, oltre a tutti i nostri limiti, tanti e innegabili. Pur una certa sfortuna continua a perseguitarci. Fa male in questa retrocessione, per me siamo in B già da tempo, tanti demeriti e cappelle nostre più che meriti agli avversari. Io sono molto d'accordo Sì, soprattutto sul fatto che quanto pesano i nostri errori e quanto pesano i meriti degli avversari in questa stagione che stiamo, in questa posizione di classifica in cui siamo. Perché per me, sì, ovviamente è sempre questione, la torta è sempre divisa a metà in questo caso. Però, cazzo, cioè, quest'anno qui, questa stagione, ci abbiamo veramente messo tanto, tanto del nostro, sì, perché quanti gol abbiamo preso per, ma, non errori di lettura, cosa, ma proprio sì. suicidi tecnici di un singolo. È un fatto da considerare anche da giocatori che non me l'aspettavo. Sì, anche perché poi sbaglia uno e pagano tutti. E Sì, quello fa ancora più male. però è vero che sicuramente sfortuna, cappelle, ma cappelle, cioè cappelle non cose piccole, cose giganti, robe Ah, che non vedo cioè, non vedo in altre squadre. Le partite comunque le vediamo, non tutte, ma le vediamo. Cioè, ma non vedo tutti questi mega errori tecnici che ti condannano, che condannano in ogni partita a perdere punti. sì, può capitare una volta alla stagione, però nell'arco di tutta la stagione Da noi, che magari fai un errore che, boh, cavolo, che boh. sfortuna, però in questo caso non è più sfortuna perché se lo fai in ogni partita, sbagli una cosa decisiva, in quel caso, ok, puoi avere una sfortuna che ti perseguita, Noi ce però non così l'abbiamo. tanta. Noi ce l'abbiamo. Cioè noi, secondo me, una partita sì, una no, c'è una cappella gigantesca di un singolo, ma Ma gigantesca, non una svista in area che tu ti sei perso l'uomo, perché quello sì è un errore, ma non è un errore gigantesco, è un errore sicuramente. Ma noi facciamo roba proprio da, appunto, suicidio tecnico e quello è anche quello innegabile. Una partita sì, una no. È un dato che mi sono così, ho improvvisato al momento, ma secondo me più o meno è sì. così, perché tra una partita e l'altra siamo qua a commentare questo, a memoria. Luca Busato scrive: ricordare alla società che siamo in Serie A. Noi tifosi e il campionato stesso meritano un po' di rispetto. La squadra fa quello che può, ma non possiamo presentarci nelle ultime partite senza difesa e ora che dovevamo trovare alternative in attacco ci presentiamo vendendo poi un palo senza sostituto. Ci si mette anche la sfortuna con Stankovic e purtroppo Joronen si dimostra sempre totalmente inaffidabile nelle uscite. Quest'anno abbiamo buttato via 2 anni di lavoro facendo scelte demenziali, allenatore in primis. Ma dove vogliamo andare? Sull'allenatore appunto avevo premesso che adesso tornano tanti commenti, qua ne ho riportati solo alcuni ovviamente, ma sono tanti che vanno un po' a calcare la mano su Di Francesco, a cui do parziali colpe, nel senso che in primis sul campo sta facendo secondo me quel che può Mm, onestamente. Io non sì, riesco ormai non riesco più, anche vista la situazione di gestione del mercato e tutto, non riesco a dargli tutte queste colpe. è vero. Soprattutto per la prima parte di campionato, sì, sì, tant'è che ero il Vabbè, primo a ma volere il suo esonero all'inizio. infatti, ok, all'inizio lui comunque non ha fatto benissimo perché non sapeva come sistemare la squadra, Però ovviamente.
tempo. Lo so, però se lui ci mette così tanto, devi prenderlo in considerazione questa cosa, non potevi cioè Antonelli non poteva saperlo. Però comunque non è colpa di Di Francesco se siamo in questa situazione, perché non è Di Francesco che ha voluto proprio, si è offerto di venire qua e Ah, Antonelli ha accettato. È su stato Antonelli che l'ha chiamato e ha preso solo lui in considerazione alla fine, da quello che mi ricordo. questo no, Tra- boh, qualcuno c'era in lista, però alla fine in lizza, però vabbè, comunque sì, è stato scelto lui. Subito. Quindi, praticamente, cioè, quello che dici tu alla fine è, cioè, se ve la prende con Di Francesco, in realtà ve la state prendendo con Antonelli. Eh, O non prendetevela con Di Francesco, prendetevela con Antonelli che ha scelto Di Francesco, esatto. perché è una scelta tecnica e anche filosofica di fare calcio molto chiara. Mm. Cioè tu sai sai cosa stai andando a prendere, quindi Sì, no, l'ha eh, scelto, l'ha riconfermato e gli dà ancora molta fiducia, è quindi un anno di contratto, c'è ancora un anno di contratto. esatto, che sicuramente non verrà esonerato perché se non è Ma stato esonerato adesso, figurati, no, no, ma poi non buttano soldi adesso. Cioè, non ci figurati, sono. viste le scelte di mercato che abbiamo fatto a gennaio in fatto di uscite, anche di acquisti, non vanno a buttare soldi Esatto. si tiene lui, ma cioè, per me non è il responsabile unico della stagione che stiamo facendo, anzi, cioè, ormai arrivo a dire che non è tra i tre responsabili più gravi della stagione, perché per me sta facendo veramente quel che può, si è anche un po', non so come dire, adattato molto alla squadra per Mm. fare un gioco che secondo me non è neanche mai fatto, onestamente, perché non presenta le caratteristiche che hanno le sue squadre, questa rosa qui. Perché non hai i giocatori magari che vorrebbe Sì, lui. magari adesso, ecco, vediamo se con quelli che hanno preso a gennaio rispettano, rispecchiano un po' di più quelle che sono le caratteristiche che lui Mm. vuole dalla sua squadra tipo, però insomma, staremo a vedere. Comunque io ormai vista la situazione, non riesco a dargli tutte queste responsabilità. Sulla situazione poi Ampalo di Francesco, sapete il mio pensiero, l'ho detto nel video, se volete, insomma, andatevelo a vedere. Per me la cessione di Poyampalo lì, se volete, potete prenderla con Di Francesco, perché secondo me è molto responsabile della sua cessione, perché se avesse reso Poyampalo, avesse fatto almeno 10 gol, secondo me non lo vendevano. Poi potete pensare che comunque la società avrebbe venduto lo stesso, eh. Sì, beh, Però con Di sicuramente Francesco non ha reso, ecco. no, E quindi non, per quello è stato sì. più facilmente vendibile. Non l'ha messo a suo agio perché non l'ha mai Mm. fatto giocare a due punte come dovrebbe giocare poi Giampaolo e quindi non l'ha mai aiutato. Quindi in questo caso ha ragione cioè, hai ragione tu che dai la colpa di Francesco perché sulla cessione di Giampaolo Solo perché su non l'ha quello. mai aiutato, però allo stesso tempo è colpa di Antonelli perché ha scelto di Francesco che Gioca non, una. esatto, che non ha poi Giampaolo No, ma come preferito, come suo giocatore preferito. Ma semplicemente non è che magari se Di Francesco giocasse da due punte, poi Paolo sarebbe il suo attaccante preferito, ma non gioca a Esatto, due punte, quindi ci sta che non sia il suo attaccante preferito perché per caratteristica vuole altro. Ma quello è legittimo, sei tu DS che devi scegliere l'allenatore guardando questo. Semplicemente magari non ti è interessato questo aspetto qui, eh. Per carità, esatto. non è che appunto, non dobbiamo posare tutto su Paolo per forza, ma va bene così. Cioè, sai che però non gioca a due punte, non devi forzare un allenatore che ha la sua filosofia, soprattutto uno come Di Francesco, a giocare come non vuole giocare. È anche venuto fin troppo a compromessi quest'anno, secondo Probabile. me. E nulla, erano un po' questi i commenti che ci avete lasciato. Ne ho presi solo alcuni perché erano veramente tanti, quindi vi Mm. ringraziamo comunque quelli che non sono comparsi nel video, grazie veramente. Chi vuole può abbonarsi al canale, ci aiuterebbe davvero tanto. Chi è abbonato trova l'analisi dei 4 acquisti che abbiamo fatto in questa sessione calciomercato, al di là di Condé che l'avevo già analizzato prima. Farò anche fila appena arriverà, appena ci sarà l'ufficialità, lo analizzerò un po' meglio per capire che tipo di giocatore è, che tipo di punta è, quanto è diverso da Poyampalo. Ricordatevi di lasciare un like, di iscrivervi, di commentare dicendo appunto la vostra e di sentire da noi o concordare con noi. Scrivetelo qua sotto rispetto a quello che abbiamo detto, abbiamo parlato di tantissimi temi. Aiutateci ad arrivare a 1000 iscritti che manca davvero poco, quindi già vi ringraziamo in anticipo Sì. di questo traguardo in arrivo, quindi Mm. aspettiamo ancora. Quindi fate iscrivere più persone possibili che possono essere comunque interessate ai nostri Ovvio. contenuti e attivate la campanella che magari, non so, potremmo fare un video di fine calciomercato, vedere
Magari succede ancora qualcosa nel giro di un giorno, però sinceramente la vedo dura. Però vediamo, magari in uscita, ecco. Più presumibilmente finisce che va via qualcuno. Però boh, stiamo a vedere, commenteremo comunque in caso di robe e potremmo fare un video riassuntivo di tutto quello che è successo, perché è successo un po' di tutto. È sempre Forza È Venezia. sempre Forza Unione.